tutti! Nel tutorial di oggi una nuova idea per il Natale che sta arrivando. Facciamo insieme queste piccole presine ad uncinetto. Le possiamo usare in questo modo o doppie, così come volete ovviamente. Le potete usare come presine oppure come decorazione per l'albero se preferite. Io vi propongo questi due soggetti. Nel tutorial vediamo come fare il berretto, tutti i pezzi e come fare queste scritte ricamate. Non vedo l'ora di sapere cosa pensate di questo progettino, perché io le trovo bellissime, però ovviamente le ho fatte io e il mio giudizio vale fino a là. Quindi fatemi sapere se questo progetto vi piace regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto al video. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per questo progetto ho usato il filato duetto. È un 50% lana, 50% acrilico. Sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 125 metri e sono consigliati ferri uncinetti da 4 mm. E per la presina, che deve essere bella compatta, ho usato un uncinetto da 3 mm. Se volete usare anche voi questo filato, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online della merceria Arcobaleno, dove potete trovare il filato duetto in tantissimi colori diversi. Iniziamo dal punto elastico, facciamo un nodino iniziale e lavoriamo 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E iniziando dalla seconda catenella dall'uncinetto lavoriamo 5 punti bassi, uno in ogni punto. Una catenella e giriamo il lavoro. Da qui in poi tutte le righe sono uguali, lavoriamo un punto in ogni punto, incosta dietro. Vuol dire che anziché entrare in tutto il punto, entriamo solo nella mezza catenella dietro del punto. E lavoriamo un punto in ogni punto. In questo modo, una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo tutte le righe nello stesso modo. 5 punti bassi, incosta dietro. E continuiamo a lavorare in questo modo fino alla riga 61. Ho lavorato tutte le righe che ci servono. Per contare le righe in questo tipo di lavorazione mettiamo il lavoro con la codina iniziale verso il basso e se guardiamo vediamo che una riga è un po' in rilievo con questi fili in rilievo e l'altra è un po' infossata. Questo è 1, 2, 3, 4, 5, 6 e così via. Ed ora uniamo l'inizio e la fine del lavoro per creare un cerchio. Una catenella, giriamo il lavoro e mettiamo davanti le catenelle iniziali. Uniamo con una riga di punti bassissimi sul davanti, prendiamo le catenelle iniziali e dietro lavoriamo incosta dietro come abbiamo fatto finora, prendendo solo la metà dietro del punto. In questo modo il dritto è dall'altra parte. Facciamo una catenella, cambiamo colore, facciamo una catenella e tiriamo il filo bianco per farlo sparire. Una catenella con il rosso ed ora lavoriamo tutto un giro di punti bassi, un punto basso in testa ad ogni riga.
Una è quella un po' infossata e una è quella in rilievo. Nelle righe in rilievo entriamo al centro di questa V, così, e nel frattempo nascondiamo le codine di filo. Nelle righe infossate potete scegliere se entrare qui o anche in questo foro grande, come preferite. E lavoriamo un punto basso in testa ad ogni riga. E una volta nascosto il filo bianco lo tagliamo. Completato tutto il giro abbiamo 62 punti, uno per ogni riga più quella di chiusura. Da qui in poi lavoriamo a spirale senza chiudere il giro e lavoriamo sempre mezzi punti alti. Nel giro 2 lavoriamo 29 mezzi punti alti, ventotto, 29 e una diminuzione, e per la diminuzione lavoriamo così: filo sull'uncinetto, entro nel prossimo punto, porto fuori il filo, entro direttamente nel prossimo punto, porto fuori il filo e chiudo tutto insieme. E ripetiamo 29 punti, una diminuzione. Vi ricordo che lavoriamo a spirale, quindi se volete marcate l'inizio di ogni giro con un filo o con un marker. Nel giro 3 lavoriamo 13 mezzi punti alti, 1, 2, 13 e una diminuzione. E ripetiamo 13 punti, una diminuzione, per tutto il giro. Il giro 3 termina con 56 punti. Nel giro 4 lavoriamo un mezzo punto alto in ogni punto. La lavorazione del berrettino prosegue in questo modo, lavorando a spirale, lavorando sempre mezzi punti alti, alternando giri con diminuzioni e giri senza diminuzioni. Quindi non vi faccio vedere la lavorazione passo passo, giro per giro, perché sono sostanzialmente uguali. Di seguito vi scrivo lo schema, voi potete fotografare lo schermo o riscriverlo. Vi faccio vedere invece come cambiare colore nel caso voleste lavorare il berrettino a righe. Nel momento in cui volete cambiare colore, l'ultimo punto lo iniziate con il colore che state usando e lo completate con il nuovo colore, così, e poi proseguite con il colore nuovo. In questo modo tutto l'ultimo punto rosso sarà rosso e tutto il primo punto bianco sarà bianco. Completati tutti i giri, concludiamo con un punto basso e tagliamo il filo un po' lungo. Per il pompon facciamo un anello magico e nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi nel cerchio. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. Lavoriamo a spirale, quindi mettiamo un marker e nel giro 2 lavoriamo 6 aumenti, 2 punti bassi in ogni punto.
Nel giro 3 lavoriamo 2 punti, 1, 2 e un aumento, 2 punti nel terzo punto. E ripetiamo 2 punti, un aumento per tutto il giro. Nel prossimo giro lavoriamo 2 punti, 1, 2 e una diminuzione, e per la diminuzione prendiamo la mezza catenella verso di noi dei prossimi 2 punti, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto e ripetiamo 2 punti, una diminuzione per tutto il giro. Nel quinto giro lavoriamo 2 punti, 1, 2 e una diminuzione. E ripetiamo 2 punti, una diminuzione per tutto il giro. E alla fine tagliamo il filo un po' lungo. E riempiamo con un po' di ovatta. Infiliamo il filo in un ago senza punta e chiudiamo il foro che rimane entrando in tutti i punti, da fuori verso il centro, nella mezza catenella esterna. E alla fine tiriamo. Per fare il naso del pupazzo di neve facciamo 7 catenelle, e iniziando dalla seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo un punto bassissimo, 2 punti bassi, 3 mezzi punti alti, una catenella e un punto bassissimo nell'ultimo punto. Facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo per poter cucire la carotina al cappellino. Per gli occhi del pupazzo di neve, con il nero in un anello magico lavoriamo 5 punti bassi e tagliamo il filo. Tiriamo il filo del cerchio magico per chiuderlo e facciamo la chiusura invisibile con un ago senza punta. Entriamo in tutta la catenella del primo punto basso del giro e rientriamo al centro della catenella dell'ultimo punto basso. In questo modo si forma una nuova catenella, questa, e il cerchietto per l'occhio è perfetto. Dietro facciamo un nodino e poi usiamo questo filo per cucire l'occhio al berretto. Gli occhi ovviamente, come detto, li facciamo neri e poi con un pezzetto di filo bianco ricamiamo la luce per gli occhi e con il nero la bocca. Sul retro cerchiamo di fare un lavoro più pulito possibile, poi nascondiamo tutte le codine di filo. Con un ago senza punta chiudiamo anche il foro che rimane sul berrettino, come abbiamo fatto per il pompon, entrando in tutte le mezze catenelle esterne dei punti che ci rimangono, e cuciamo il pompon al berrettino.
E poi cuciamo la punta del berretto al berretto per dargli la forma che ci piace di più. Sul retro facciamo un nodo e nascondiamo il filo tra i punti. Per le lettere ho pensato a un metodo super semplice. Facciamo una riga di catenelle lunga quanto ci serve per formare la lettera. Per esempio per l'H ho lavorato 13 catenelle, poi ho tagliato il filo e l'ultima l'ho usata come nodino di sicurezza, mentre per la O ho fatto 8 catenelle e poi le ho chiuse con un punto bassissimo. E poi ovviamente tagliamo il filo un po' lungo per poter cucire. Posizioniamo la riga di catenelle nella posizione in cui vogliamo cucirla e con qualche punto cuciamo. Usiamo il punto indietro. Non serve cucire tutti i punti. E non tiriamo troppo il filo. Sul retro annodiamo i fili e li nascondiamo attraverso i punti. E questo è il risultato più o meno che vogliamo ottenere. Sul retro cerchiamo di fare il miglior lavoro possibile, ovviamente rimane comunque il dietro e non verrà visto. Per appendere la presina facciamo un archetto di catenelle nella parte alta. Ci agganciamo in un punto con un punto bassissimo e facciamo un archetto di catenelle grande quanto vogliamo, che riagganciamo nello stesso punto con un punto bassissimo. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E anche per oggi abbiamo terminato. Come sempre aspetto di sapere cosa pensate di questa idea. Io vi devo dire che sono molto soddisfatta del risultato, le trovo molto simpatiche e sicuramente saranno le presine nella mia cucina per questo Natale. Se vi è piaciuto il tutorial non dimenticate di farmelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto al video, e come sempre se rifate queste presine ricordatevi di condividere le vostre foto con me taggandomi in Instagram oppure nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!